Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Danico94 del Crash Bandicoot Zone ed è tempo di dire le cose come stanno. Crash Boom Bang mi ha colpito in un modo a cui non ho potuto resistere. Boom Bang è probabilmente il capitolo più bello e coinvolgente della saga di Crash. Se Naughty Dog ha già creato dei bei giochi, e intendo semplicemente belli, Boom Bang sembra essere il prodotto finale, la perfezione assoluta delle leggende videoludiche. Dopo alcuni giochi scadenti, il fantastico studio di Dimps, che ci ha portato capolavori come Dragon Ball Evolution per PSP, ha capito il potenziale di una serie del genere e finalmente dedica ai fan uno dei migliori giochi su Nintendo DS. Ma cosa c'è di così impressionante? Tutto. Cominciamo con la trama. Un elemento trascurato nei giochi precedenti e sfortunatamente anche nei giochi di Naughty Dog. La trama di Crash Boom Bang presenta la capacità di applicarvi varie correnti filosofiche. La dualità tra Crash ed il Visconte è la scuola dello Yin Yang, una filosofia del periodo dei regni combattenti che combinava i concetti di Yin e Yang e dei 5 elementi. I protagonisti del gioco non si combattono come gli umani, ma ripercorrono la relazione tra Yin e Yang appunto. L'uno è il contrario dell'altro. Si lotta per gli ideali, si lotta per la ragione, si favorisce il bene mentre si fa il male. Ma se visti da una certa prospettiva, questi due aspetti formano un'unica forza interiore, molto più alta di un singolo individuo, capace di portare speranza all'umanità, di portare l'uomo perfetto. Il cattivo del gioco, il Visconte, rappresenta il risultato di una società utopica capovolta. Questo villain è in realtà il prodotto di una ricerca forsennata condotta da suo nonno, probabilmente corrotto dal desiderio di ritrovare il cristallo dei megapoteri e quindi esaudire il suo desiderio. Con ciò arriva quindi l'eliminazione dei valori umani, e senza questi che cosa siamo? Senza emozioni, capaci solo di sopravvivere piuttosto che vivere, bravi a danneggiare persone nel mondo che conservano ancora i propri sentimenti e valori. In effetti, a ben pensarci, il Visconte si è rivelato il peggior maligno nella storia dei videogiochi, ma al tempo stesso il più dettagliato, inserendosi così negli opposti dei videogiochi. Il Visconte Devil è astuto, malvagio, istrionico, cinico, demoralizzato, malinconico e patetico, a tutti gli effetti umano. Menzione d'onore va anche al gruppo creato dal Visconte, composto da Crash, Coco, Crunch, Cortex, Tauna, Pinstripe, Pura e Finto Crash, che sono disposti a tutto pur di ritrovarsi sulla stessa strada del Visconte per raggiungere il massimo profitto. Rappresentano perfettamente la sete di potere che sta divorando la nostra società. Sono disposti a fare qualsiasi cosa per raggiungere i più grandi obiettivi con le più grandi ricompense, soffocando i loro ideali di vita, tutto per un desiderio. Ma anche qui arriviamo alla purezza nella ricerca di un tesoro. Crash non desidera soldi, potere o fama. Lui vuole le sue Wumpa. Il messaggio è palese. Non importa quanto tu possa avere di materiale nella vita, l'importante è la salute. Così come diceva il leggendario e compianto Massimo Troisi nel film Ricomincio da 3. Non dimentichiamoci poi il ripescaggio quasi necessario di personaggi all'epoca finiti nel dimenticatoio, come Tauna e Pinstripe. Una scelta ponderata per ricordare a tutti i fan chi fossero i personaggi originali del primo Crash Bandicoot. Magari mi sono spinto troppo in là sulla trama, però credetemi, vale tutte queste parole. Quindi ora parliamo di un altro elemento molto importante del gioco, il gameplay. Tradizionalmente il termine party game è sempre stato associato ai singoli capitoli di Mario Party. Ora la parola è entrata nella storia, insieme al titolo di questo gioco, Crash Boom Bang. Questo è uno dei migliori party game di sempre su console portatile e non. In tutti i mondi che incontri puoi vedere la vita attorno. I primi 3 giochi hanno un gameplay eccezionale, sì, ma Boom Bang va a un livello superiore. Con tutti i personaggi giocabili puoi scegliere dove andare in base al caso o alla fortuna tirando un dado. Metafora più che poetica sull'esempio della vita stessa.
Non siamo sui binari di un destino che ha già scelto per noi. Noi, in quanto esseri umani, ci muoviamo in base al caso, come se un dato scegliesse le caselle per noi. Andando quindi di minigioco in minigioco formiamo quella che noi chiamiamo la nostra vita. Il gameplay di Boom Bang, infatti, per quanto semplice e veloce possa essere, è un elemento che ha segnato per sempre la storia dei videogiochi. Il suo gameplay è puro caos. Di turno in turno non sai mai dove potrai finire. I livelli sono vivaci e divertenti ed il sonoro, se ascoltato in cuffia, ti fa immergere in un mondo onirico. Alcuni minigiochi, come quello dei cavalli o della fuga della nave che sta affondando, sono acrobazie pure, sono tempismo puro, precisione e abilità intuitive. Alcuni momenti ripercorrono il gameplay del classico Crash per riuscire a convincere i nostalgici ancora non convinti della grandiosità del titolo. Party game significa giocare minigiochi e giocare minigiochi significa usare oggetti. Il genio degli sviluppatori alla DIMS è l'aggiunta dei cristalli, un elemento presente anche nei precedenti Crash, ma non utilizzato nel modo brillante di questo titolo. Quindi, ogni volta che giochi, questi cristalli sembra ti dicano «non è mica finita, sai», fornendoti nuove sfide e nuove difficoltà che chiunque dovrebbe essere disposto ad affrontare. Infatti qui i cristalli servono a proteggersi, come una pietra portafortuna che va a toccare diverse religioni e vie di pensiero. I boss sono la pura epopea del gioco. Ogni sfida è un'esperienza. Non spiegherò nel dettaglio, ma ecco qui un breve excursus. Dal riferimento a Neon Genesis Evangelion col Visconte sul robottone, alla forsennata ricerca di schiacciare la testa del Visconte con un martello mentre si fa un giro tra le fognature, che porta alla mente del giocatore il capolavoro alternative metal e new metal più eccezionale di sempre, Toxicity dei System of a Down. Ogni volta che torni su una mappa che hai esplorato, scoprirai sempre nuove cose, rendendo l'esperienza infinitamente affascinante. Le ambientazioni fantasiose e sognanti rappresentate nel gioco rendono l'esperienza ancora più memorabile. Mentre la città portuale è una fedele rappresentazione del paradiso, tranquillo e colorato, il livello vulcano ha una solitudine disarmante, tipica di un uomo che ha rinunciato a tutto per i suoi ideali, proprio come il Visconte. La villa abbandonata è uno dei luoghi più ansiosi nella storia dei videogiochi. Proprio come il dipinto di Munch Sera sul viale Carl Johan, tutto è bluastro, inquietante, ansioso, intimidatorio e malvagio, ma non c'è alcun elemento spaventoso. Nonostante ci sia addirittura una versione caricaturale di Sadako di Tering, così che anche i bambini possano apprezzare quest'arte. Un altro plauso va alla colonna sonora, la più innovativa nella storia della cultura pop. Ogni brano è un ritornello sensoriale che ripercorre perfettamente i vari momenti del gioco. La grafica è assolutamente brillante, e di certo non sarà la migliore oggi, ma è ancora competitiva con i giochi di nuova generazione usciti di recente. Senza remore, infatti, dico che questo è il gioco con la grafica migliore dal 2002 al 2007. I vari produttori non sono mai riusciti a replicarne l'estetica, mostrando così 11 anni dopo, con Insane Trilogy, un notevole calo qualitativo grafico dei 3 remake rispetto a Crash Boom Bang. Giudizio finale? Penso di aver detto tutto quello che dovevo dire. Ci sono molti elementi che potrei trascurare, ma la mia intenzione più pura è che voi possiate provare il gioco, perché siamo di fronte ad un capolavoro assoluto e sarebbe un peccato non giocarlo, non viverlo. Il mio voto è 10 su 10. Anzi no, che dico, 11 su 10. Anzi no, ancora non ci siamo. Ecco, Crash Boom Bang su 10. Questo è il voto esatto. Ora scusatemi, Dua Lipa mi sta chiamando. Dobbiamo andare in via Washington 35, a Pizzo Calabro, a registrare per la Skylab. Noi ci vediamo ad un prossimo video, statemi bene e come sempre, viva Crash Boom Bang!